Il Six Man Tag Team Match per stasera è stato cancellato e questo perché il final boss The Rock vuole vedere Cody Rhodes sul ring. Jimmy Uso in un match di quasi 15 minuti batte Drew McIntyre ed è stato un match abbastanza carino e dopo che Drew ha caricato Jimmy per colpirlo con un Alabama Slam, ecco che quest'ultimo di rapina si prende il conto di 3, ma subito dopo il match McIntyre ha attaccato Jimmy colpendolo con la Claymore. Solo Sikoa spiega a Jacob Fatu e a Tama Tonga che ciò che è successo settimana scorsa era soltanto un incidente e Jacob gli risponde che lo sa perché se non fosse stato un incidente Solo ora sicuramente non starebbe lì sulle sue gambe ed è proprio per questo che Solo ama Jacob. R-Truth dice a Carmelo Ace, ovviamente sempre con la sua ironia e le battute sul fatto che Ace si faccia chiamare Him, che tra poco si affronteranno in un tag team match perché l'ha deciso The Miz che vuole formare i Melo Don Miz, mentre il compagno di R-Truth sarà una leggenda locale. Il tag team partner di Truth è Louisiana Knight! Oh no. No way. Che idolo! E il match è stato vinto dai Melodon Miz grazie all'intervento di Shinsuke Nakamura che ha attaccato LA Knight senza che l'arbitro se ne accorgesse e Miz e Ace hanno messo a segno una skull crashing finale combinata alla Force 48. Molto interessante. Tiffany Stratton settimana scorsa ha battuto Nia Jax e ad Elimination Chamber lei e Trish Stratus la elimineranno per sempre, ma ora vuole parlare di Charlotte Flair che l'ha scelta per affrontarla a WrestleMania e Tiffany la batterà prendendosi lo spot più grande a WrestleMania, così che tutti possano capire chi è la migliore in WWE. Ma viene interrotta da Nia Jax e Candice LeRae e la gigantessa le dice che prima distruggeranno lei e Trish Stratus ad Elimination Chamber e poi si riprenderà indietro il titolo femminile e Tiffany Stratton batte Candice LeRae in un match abbastanza discreto e skippabile e quindi dopo il match Nia Jax ha provato ad attaccare Tiffany Stratton, è arrivata Trish Stratus, ma tutto questo non è servito a nulla perché entrambe sono state vittime della Annihilator e Charlotte Flair si è andata a prendere l'ultima parola. Damien Priest dice a Cody Rhodes che l'anno scorso entrambi sono usciti da WrestleMania come campioni del mondo, ma quest'anno soltanto uno uscirà come campione. Arriva poi Braun Strowman e dice a Priest che se non fosse stato per Solo Sikoa settimana scorsa avrebbe vinto lui e l'arciere dell'infamia chiede a Strowman di non fare più il Drew McIntyre della situazione. Il match tra Liv Morgan e Naomi non è mai partito perché Liv e Raquel Rodriguez hanno attaccato Naomi e Bianca Belair e ora è il momento tanto atteso, il ritorno di The Rock e ci annuncia che l'anno prossimo WrestleMania ritornerà a New Orleans e dopo aver preso un po' in giro il pubblico di New Orleans dice che è lì perché vuole chiamare fuori l'uomo più amato di tutti, il campione indiscusso WWE, l'American Nightmare Cody Rhodes e una volta sul ring il final boss gli dice che dopo la scorsa WrestleMania i due sono diventati grandi amici e l'ultima volta che si sono incontrati era alla premiere di Raw su Netflix e Rock fece proprio i complimenti a Rhodes dicendo che è l'uomo che porta avanti tutta la WWE sulle proprie spalle e anche le loro madri sono diventate grandi amiche. Rhodes è un grande campione e Rock fa parte del team TKO che a sua volta possiede la WWE e il capo della TKO, non conoscendo nulla di WWE, ha dato tutto a The Rock dicendogli che è lui a possedere la WWE e quindi Rhodes è il nostro campione, ma il final boss vuole che diventi il campione di The Rock. Ma Rhodes è contento che ora sono amici, che le madri sono diventate amiche, ma lui vuole essere il campione del pubblico e Rock è d'accordo perché lui è il People's Champion, quindi vuole proprio che Rhodes sia il campione del pubblico. Ma l'American Nightmare su Instagram ha 1 milione di followers, mentre Rock mezzo miliardo e vorrebbe che Rhodes sia ancora più famoso di lui, perciò vuole che diventi il suo campione, così da fargli aprire porte che mai immaginerebbe di poter aprire e qualsiasi suo sogno di sua moglie e dei suoi figli possono diventare realtà. E l'anno scorso il match più atteso di sempre, cioè The Rock contro Roman Reigns, stava per essere fatto, ma Rhodes si è preso lui le luci della ribalta ed è per questo che Rock lo vuole come suo campione e ha tempo fino ad Elimination Chamber per dargli una risposta e il final boss vuole la sua anima, non il suo titolo e i due si vedranno ad Elimination Chamber. Beh ragazzi, io non so che dire, non so dove vogliono andare a parare,
e cosa vogliono fare. Ma è molto interessante ciò che è successo. E poi la faccia di Cody preoccupata ha reso tutto ancora più macabro e affascinante. I DIY vogliono ricambiare il favore ai Pretty Deadly, facendogli distruggere una volta per tutte il loro sogno di diventare campioni di coppia, organizzando un minuto di silenzio per loro, ma vengono interrotti proprio dai musicisti e il match tra questi quattro finisce squalifica dopo l'intervento degli Street Profits e arrivano anche i Motor City Machine Guns che vengono fatti anche loro vittima degli Street Profits. Kevin Owens è a casa di Sami Zayn e se la sua famiglia piangerà sarà soltanto per colpa di Zayn e Owens non dimenticherà mai ciò che gli ha fatto. E nel main event Damien Priest e Braun Strowman in un gran bel match hanno battuto solo Sikoa e Jacob Fatu e durante il match il Samoan Werewolf per sbaglio ha colpito il suo ex Tribal Chief con un super kick e non è sembrato neanche troppo dispiaciuto. Chissà cosa succederà settimana prossima a questo punto. E con queste immagini si è conclusa questa puntata di SmackDown, molto bella, con bei match e bei segmenti che stanno preparando una bella road to WrestleMania. Io vi invito ovviamente come sempre a farmi sapere la vostra nei commenti e vi raccomando di lasciare un like e un commento, di seguirmi su Instagram e TikTok e di iscrivervi qui su YouTube. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi!